Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme un sottobicchiere a forma di anguria, guardate, in tutte le sue parti e in più con ricoperta nella parte sotto, quindi a doppio strato. Nello stesso tempo possiamo realizzare con la stessa lavorazione anche la presina, infatti questo io lo intendo sottobicchiere presina, perché vi farò vedere poi nel video come fare e realizzare il cappietto per la presina, quindi possiamo fare anche un coordinato di sottobicchieri e presine per la nostra cucina, oppure per fare un simpatico e grazioso regalo. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale, e poi faremo insieme dei sondaggi e decideremo insieme i progetti da portare qui appunto sul canale. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone numero 5 rosso, cotone numero 5 bianco, sempre cotone numero 5 verde e cotone numero 5 nero per fare le decorazioni interne dei noccioli. Lavorerò il tutto con uncinetto numero 2,5, poi avrò bisogno un paio di forbici e un ago per cucire, quindi per fare appunto le decorazioni interne. Iniziamo la lavorazione col cotone rosso. Facciamo un cerchio magico. Entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo all'interno e qui lavoriamo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo sempre nel cerchio e lavoriamo la prima maglia alta. Quindi con le 3 catenelle fanno 2 maglie alte, in tutto ne dobbiamo fare 15. Quindi 2 le abbiamo fatte, continuiamo con la terza fino ad arrivare a 15 maglie alte. Fatte le nostre 15 maglie alte, tiriamo la codina del cerchio, stringiamo per bene, entriamo di nuovo con l'uncinetto e ci chiudiamo nella terza catenella, quindi 1 2 3 qui, con maglia bassissima. Ci rialziamo con 3 catenelle, entriamo nella prima maglia che abbiamo a disposizione e realizziamo 2 maglie alte. E ora faremo 2 maglie alte per ogni maglia sottostante, quindi un aumento per punto. Arrivati qui alla fine, entriamo nel primo punto, facciamo una maglia alta e ci chiudiamo con maglia bassissima nella terza catenella, precisamente qui. Entriamo e ci tiriamo il filo. Avete notato che stiamo adottando il metodo del cerchio con chiusura invisibile, quindi lo trovate comunque il video sui primi passi che trovate anche sulla playlist del canale. Ci rialziamo sempre con 3 catenelle, entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione e qui dobbiamo fare la prima maglia alta seguita dall'aumento, quindi ora faremo una maglia alta, un aumento, sono 2 maglie alte nello stesso punto, di nuovo una maglia alta, un aumento,
2 maglie alte nello stesso punto fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui alla fine, facciamo l'ultimo punto alto e poi entriamo all'inizio delle 3 catenelle e facciamo il punto alto che chiuderemo nella terza catenella con maglia bassissima. Abbiamo già realizzato il terzo giro. Ricominciamo con 3 catenelle, entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione, poi facciamo un altro punto alto, quindi le 3 catenelle non li conteremo perché finiremo a fare l'aumento con l'ultima maglia. Quindi abbiamo fatto 1, 2 maglie alte e un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, e continueremo a fare questo lavoro, quindi 2 maglie alte, 1, 2 e un aumento fino alla fine del giro. Infatti nelle 3 catenelle finiremo lavorando nella stessa maglia con l'ultimo aumento. Quindi continuiamo 2 maglie alte più un aumento. Arrivati qui alla fine abbiamo fatto le 2 maglie alte. Nel punto iniziale facciamo l'ultima maglia alta e ci chiudiamo nella terza catenella con maglia bassissima e abbiamo finito il quarto giro. Ora faremo l'ultimo giro in rosso, quindi iniziamo con 3 catenelle, entriamo nel primo punto, facciamo una maglia alta, secondo punto la seconda maglia alta e la terza maglia alta. Nel punto successivo facciamo l'aumento, 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi dobbiamo seguire la sequenza di 3 maglie alte più un aumento. Tutto questo fino alla fine del giro. 3 maglie alte più un aumento. Arrivati qui all'ultimo punto facciamo l'ultima maglia alta in quella iniziale, entriamo nella terza catenella e ci prendiamo il filo bianco, quindi chiudiamo col bianco. Vi voglio precisare che se voi volete fare dei sottopiatti potete aumentare i giri continuando a fare. Abbiamo appena fatto 3 maglie alte più un aumento, 4 maglie alte più un aumento, 5 maglie alte più un aumento, 6 maglie alte più un aumento e così via. Quando arrivate alla grandezza del piatto, sempre la prova si fa nella parte rossa da mettere il piatto, proseguite come vi sto facendo vedere io con il bianco. Quindi potete fare sottobicchieri, sottopiatti, presine, vi fate un bellissimo coordinato. Questo ve lo dico perché arrivata a questo punto, se voi volete fare un sottopiatto, dovete continuare con quella sequenza di maglie. Ci chiudiamo direttamente con il bianco. Tiriamo un pochino il rosso, tagliamo il filo del rosso e le codine sia del filo bianco sia del filo rosso ce le portiamo e ce le lavoriamo. Quindi ci rialziamo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione, facciamo una mezza maglia alta,
Nel secondo punto facciamo sempre una mezza maglia alta, nel frattempo ci lavoriamo le codine, poi facciamo la terza e la quarta. Quindi dobbiamo proseguire ora la sequenza. Se nel giro precedente abbiamo lavorato 3 maglie alte più un aumento, qui lavoreremo 4 mezze maglie alte più un aumento. Quindi nel punto successivo lavorate le prime 4, facciamo un aumento, 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Continuiamo la lavorazione con 4 mezze maglie alte, 2, 3 e 4 più un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto. E tutto questo continueremo fino ad arrivare qui alla fine. Arrivati qui all'ultimo punto, entriamo direttamente qui nel punto dove proprio parte l'unione e facciamo l'ultima mezza maglia alta e ci chiudiamo nella seconda catenella. Entriamo e, come abbiamo fatto per l'inserimento del bianco, facciamo allo stesso modo con l'inserimento del verde. Quindi prendiamo il cotone verde e ce lo tiriamo all'interno dei due punti. Tiriamo le codine del bianco e del verde, tagliamo il cotone bianco e facciamo allo stesso modo, quindi ce lo lavoriamo. Ci rialziamo con 2 catenelle, entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione e ci lavoriamo una mezza maglia alta. Entriamo nel secondo punto e ci lavoriamo la seconda. Entriamo nel terzo punto, ci lavoriamo la terza. Tutto questo lavorandoci anche le codine. Come vedete non restano fili da fissare alla fine. Ci lavoriamo la quarta e ci lavoriamo la quinta, perché qui dobbiamo continuare la sequenza. Se abbiamo fatto 4 mezze maglie alte e un aumento, ora dobbiamo fare 5 mezze maglie alte più un aumento. Quindi lavoriamo 5 mezze maglie alte più un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto, e li lavoriamo fino ad arrivare alla fine. E qui 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Arrivati qui alla fine, entriamo nello stesso punto, proprio questo dove si vede il verde, e facciamo l'ultima mezza maglia alta. Ci chiudiamo nella seconda maglia con maglia bassissima e tiriamo il filo e abbiamo terminato la misura del sottobicchiere. Ora, prima di proseguire e quindi inserire la parte dietro, che realizzeremo allo stesso modo tutte in verde, quindi faremo 15 maglie alte, 2 maglie alte per punto, quindi 30 maglie alte, poi una maglia alta più un aumento e diventeranno 45, 2 maglie alte più un aumento, 3 maglie alte più un aumento, poi qui faremo sempre in verde 4 mezze maglie alte più un aumento, 5 mezze maglie alte più un aumento. Quindi tutto questo lo dobbiamo fare
in verde per la parte dietro. Io l'ho già preparato, quindi ce l'ho qui, è perfettamente uguale alla mia lavorazione, però prima di inserirli e quindi creare il bordino dobbiamo fare i noccioli interni, quindi con ago e cotone nero. Teniamo il filo di lavorazione più in disparte e iniziamo in una parte qualsiasi nell'ultimo giro del rosso. Prendiamo l'ago con il cotone nero. Se non avete il cotone potete utilizzare del semplice filo da cucito. Facciamo un nodino nella parte di sotto, quindi all'estremità di sotto, ed entriamo in un aumento qualsiasi, quindi in questo caso io entrerò in questo. Entriamo dalla parte sotto e ci tiriamo il filo. Entriamo ora nella parte di sopra, quindi prendiamo il centro dell'aumento, ci tiriamo il filo, rientriamo nella parte di sotto, ci tiriamo il filo e di nuovo nella parte sopra. Quindi facciamo due diciamo due righine, lavoriamo nello stesso punto per 2 volte, dopodiché con l'uncinetto saltiamo un aumento, quindi in questo caso io ho un aumento qua, lo salto e vado all'altro ed entro sempre nella parte di sotto. Tiro il filo, vado nella parte sopra e faccio la stessa cosa, quindi entro, faccio per la prima volta, poi rientro nella parte sotto e rivado nella parte sopra, quindi passo il filo 2 volte e continuo saltando un aumento, quindi qui abbiamo un aumento, lo salto e vado in questo, vado sempre nella parte di sotto e faccio la stessa cosa, mi tiro il filo, vado nella parte sopra, quindi in sostanza dobbiamo saltare un aumento e fare questo tipo di lavorazione negli aumenti alternati, però sempre ne facciamo 2, lavoriamo 2 volte il filo, così, poi saltiamo sempre un aumento e andiamo nell'altro, sempre nella parte sotto, mi raccomando al filo di lavorazione, in questo caso passateci di sotto, ecco, così non lo lavorate. Quindi ne saltiamo uno e andiamo nell'altro. E facciamo così fino ad arrivare qui nel punto che precede, quindi con un aumento che salta. Quindi facciamo aumento sì, questo lo saltiamo, questo lo lavoriamo, questo lo saltiamo, questo lo lavoriamo, questo lo saltiamo, questo lo lavoriamo, uno lo saltiamo, uno lo lavoriamo, uno lo saltiamo, uno lo lavoriamo, per questa fila fino ad arrivare all'ultimo punto che lavoriamo. Dopo aver lavorato l'ultimo dell'ultimo giro siamo arrivati qui a questo punto, con l'uncinetto entriamo nell'aumento del giro precedente che sta al centro, qui, guardate, sta al centro di questi due, e dobbiamo lavorare
come abbiamo fatto finora. Quindi 1, rientriamo nello stesso punto della parte sotto e di nuovo nella parte sopra. Ci spostiamo e andiamo sempre nella stessa riga nell'aumento centrale. Quindi entriamo, mi raccomando, quando prendete il punto dovete stare attenti al cotone rosso, perché magari si può tirare qualche filo. Rientriamo nello stesso punto e continuiamo anche questa riga lavorando il punto centrale. Ora andiamo in questo qua, che era poi al centro dei due di sopra, e continuiamo anche questa riga facendo, alternando e lavorando nei punti centrali. Arrivati a questo punto entriamo nella riga precedente, sempre al centro di questi due, quindi prendiamo l'aumento di centro, come vedete è questo. Entriamo direttamente e facciamo la stessa cosa anche per questa riga e abbiamo terminato, perché io ho lavorato solo 3 righe della parte rossa. Poi voi a vostro piacimento potete anche farne qualcuno in più. Quindi continuo a lavorare nella parte sempre centrale, non vi potete sbagliare perché parliamo di aumenti, quindi combaciano tutti gli aumenti. Dovete seguire la riga, quindi andate direttamente nella riga di lavorazione, quindi è molto semplice. Ci lavoriamo questo e abbiamo terminato di lavorarci i noccioli dell'anguria. Finita questa lavorazione, guardate il dietro come è un po' combinato, quindi facciamo passare il filo molto, diciamo, non prendendo la parte davanti, però facendolo passare dalla parte dietro, perché poi andremo a inserire la parte verde. Quindi si nasconderà e si fisserà tranquillamente. Quindi lo facciamo passare e lo tagliamo così. Qui abbiamo la nostra lavorazione e questa, come vedete, uguale, è già stata formata. Ora dobbiamo unirla alla parte dietro. Cosa facciamo? Vi faccio vedere anche un altro metodo per poter magari fare una presina. La mettete così a metà, quindi non c'è bisogno in questo caso di inserire la parte dietro perché verrà nascosta, e qui fate passare o appunto basso o appunto gambero in avanti, perché noi ora faremo un altro tipo di lavorazione, faremo il punto gambero originale. Fate passare tutta, quindi la unite con dei punti bassi o punto gambero. Qui prima magari di farlo passare fate delle catenelle quanto il cappietto e poi iniziate la lavorazione di congiunzione e vi verrà fuori una presina a fetta d'anguria. Guardate che bella. Noi la faremo invece a sottopiatto o a presina ad anguria, comunque sia rotonda, quindi possiamo inserire la parte dietro. La parte dietro inseriamo la parte a rovescio
rovescio su rovescio, prendiamo la fine della lavorazione, la facciamo combaciare con l'altra fine, così saranno perfettamente uguali perché ci sono gli stessi punti, perché abbiamo realizzato il dietro come abbiamo fatto il davanti. Ed ora iniziamo la congiunzione di questi due pezzi e quindi allo stesso modo faremo la rifinitura del nostro sottobicchiere anguria. Prendiamo l'uncinetto, entriamo nel filo che abbiamo lasciato in sospeso. Questo è il filo di lavorazione. Facciamo una catenella e ora lavoriamo all'indietro. A posto di andare in avanti, andremo indietro. Quindi entriamo nel primo punto prendendo punto da una parte e il punto dall'altra. Prendiamo il filo, ce lo tiriamo all'interno e facciamo un punto basso. Rientriamo nel punto successivo prendendo tutti e due i punti, prendiamo il filo, ce lo tiriamo, punto basso. Quindi facciamo passare il filo nelle asoline. Entriamo nuovamente nei due punti, quindi nello stesso tempo ricongiungiamo le due parti, punto basso, e continuiamo così per tutta la circonferenza. Quindi entriamo in un punto, prendiamo tutte e due le parti, ci tiriamo il filo e facciamo passare. Entriamo, ci tiriamo il filo e facciamo passare. Questo è il punto gambero originale. Non so se l'avevamo fatto insieme, però vi assicuro che anche questo è molto molto semplice. L'effetto è questo, guardate che bello, queste righine. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine. Arrivati all'ultimo punto, voltiamo il lavoro, entriamo nel primo punto e facciamo una maglia bassissima e abbiamo terminato il sottobicchiere. Guardate, possiamo tagliare il filo, lo agganciamo e lo facciamo passare fra le maglie. Ed il lavoro è terminato. Dalla parte dietro lo facciamo passare nelle maglie e poi lo taglieremo. Guardate, sotto bicchieri. Allo stesso modo potete fare i sottopiatti facendo la parte rossa più grande
Poi potete fare le presine facendo ad un certo punto della lavorazione, io vi consiglio sempre verso la metà, fate 12-15 catenelle, rientrate nello stesso punto e continuate col punto gambero e fate il cappietto della presina. E poi, come vi ho fatto vedere prima, la presina fatta piegata, quindi senza la parte dietro, fatta a presina col cappietto. Quindi tanti modi, con una semplice lavorazione possiamo fare un bel coordinato. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook e Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.